Giù in valle ad Aosta ci sono quasi 30 gradi. Sono quarta alle 9, qua ci sono 4 gradi e mezzo. Sono proprio nella nuvola, non si vede quasi niente, infatti sono arrivato di colpo riconosciuto le bancarelle. Il lago è abbastanza boscoso, ma non si vede nulla. Bisogna andarci proprio vicino e c'è ancora parecchia neve. Domani, se siamo fortunati che il tempo è migliore, lo vedremo. Questa è l'Enoteca Enoetica, l'enoteca più alta d'Europa. Immancabile casa cantoniera, e questo è il rifugio, casa Don Angelo Carioni, dove pernotterò stasera. Vi mostro l'interno. Ah, che bel calduccio. La stufa è accesa. Bagno, docce, acqua potabile. E questa è la stanza tutta per me, dove ho già sistemato coperta, sacapele e cuscino. E dove domani dalle 9 ci sarà la colazione. Quindi, buonanotte. E buongiorno, mi trovo all'interno dell'ospizio del Gran San Bernardo. Nell'attesa che arrivi l'ora della colazione, sono salito fino su al colle per iniziare questo primo tratto di cammino e soprattutto per recuperare la credenziale, il documento ufficiale della Via Francigena che consente l'accesso ai vari rifugi o ostelli convenzionati con questo percorso. L'ospizio merita sicuramente una visita, così come il suo museo e l'adiacente canile coi suoi cani della famosa razza San Bernardo. C'è anche un annesso spazio museale dedicato a questi fantastici cani. Da questo colle passano diversi itinerari: il tour del Monte Rosa, il tour de Combin, il tour del Cervino e naturalmente il tour del San Bernardo. I cani si stanno svegliando, si sentono chiaramente i primi latrati mattutini. Ok, recupero lo zaino, lascio la macchina qui e si parte. Eccomi davanti all'ospizio, poco dopo il confine, sono in territorio svizzero, da qua inizierà la Via Francigena, il tratto valdostano, quindi l'inizio del tratto italiano che voglio fare. Ci sono 5 gradi all'ombra, che diventano addirittura 6 al sole. È una giornata bellissima, il clima fortunatamente è secco, non c'è più traccia delle nuvole e dell'umidità di ieri. È una giornata stupenda, si sta bene, la vista è spettacolare. C'è ancora un mucchio di neve. Siamo solo a inizio luglio, oggi è il 4 luglio. Bene, buongiorno a tutti. L'avventura può iniziare. Pensate che questo valico risale addirittura a una strada romana del I secolo a.C. Poi dal Medioevo è stato utilizzato dai pellegrini. Salutiamo il lago del Pian di Giove e iniziamo la discesa verso Aosta.
Laggiù, ancora all'ombra, c'è il rifugio dove dormite e dove tra circa mezz'ora iniziano a servire la colazione. Io mi sono portato avanti e sono già andato su al passo per prendere la credenziale e utilizzare le prime ore del mattino per iniziare questo cammino. In questo piccolo tratto la presenza della neve rende ancora difficoltoso il passaggio, ma lo affrontiamo senza problemi. Comunque con attenzione, perché non è proprio il caso di scivolare e farsi male già nei primi chilometri. Ok, si continua seguendo le indicazioni del sentiero numero 103, che ci accompagneranno lungo tutto il tratto valdostano della Via Francigena. Abbiamo attraversato la strada statale numero 27, che da Aosta porta su al passo. Proseguiamo lungo questa antica strada romana, sempre accompagnata dalla presenza della neve e di questo stupendo panorama. Non mancano piccolissime difficoltà tecniche come questo piccolo ruscello da guardare. Si prosegue in discesa, che magari non è il massimo per chi ha problemi alle ginocchia, però il manto stradale è molto morbido, quindi si cammina bene. Ho capito perché danno la colazione alle 9. È ancora al buio, mancano 10 minuti e il rifugio dove ho pernottato è ancora al buio. Ce la prendiamo comoda, il primo giorno. Ecco lassù il rifugio dove ho fatto colazione. Questa è la strada. Quella è l'uscita del tunnel del Gran San Bernardo. Sto entrando in Saint-Rémy-en-Bos, il primo paese che si incontra scendendo dal passo del Gran San Bernardo. Ecco infatti su questo lampione il simbolo del pellegrino lungo la Francigena. E poi si fanno anche dei simpatici incontri lungo la Francigena. Posso passare? Ti caccia con sé. Dopo circa 15 km di discesa, la prima tappa ufficiale termina nel villaggio di Etrouble, oppure nella successiva Chevenot. Il dislivello fin qui è di circa 1300 metri, ma ho deciso di proseguire per ulteriori 15 km e arrivare fino ad Aosta, unendo le prime due tappe ufficiali.